è l'ultima notte prima di raggiungere il punto più a sud dell'Africa. Questa è stata la mia prima grande avventura solitaria della mia vita. 5-6 giorni con la malaria. Mi ha appena puntato una pistola il camionista. Strade sperdute ai confini del mondo. È impossibile pedalare qua. Si vola verso il profondo sud. Ho dedicato 3 anni alla realizzazione del sogno di attraversare l'Africa in bicicletta. Questa è una storia che parla di sogni, di libertà e di avventura. Tutto è iniziato da 2 pischelli di 18 anni che invece di studiare a scuola pensavano e sognavano grandi avventure, viaggi ai confini del mondo o scalate impossibili. Dario l'ho conosciuto a scuola, al liceo, nella stessa classe. A tutti noi due avevamo una cosa in comune. Non avevamo voglia di stare lì, ok? Volevamo scappare, ci stava sulle palle quell'ambiente, quella costrizione. Volevamo scoprire le cose toccandole. Infatti sognavamo in grande, ma anche troppo. Eravamo 2 pischelletti. Prendere la bicicletta, attraversare il mondo, andare chissà dove, attraversare le Atlantiche, tutto. 10 ottobre del 2022, insieme ad Oliver, parte il primo tentativo di attraversare l'Africa in bicicletta. Primo giorno, partenza a Firenze. Eravamo 2 ragazzini con assolutamente zero esperienza. Era il nostro primo viaggio, pochi soldi e 2 vecchie mountain bike. Riusciamo a percorrere 8700 km in 170 incredibili giorni. Non ho energie. Codilli, serpenti, zanzare. È stata una tempesta di sabbia. 107 gradi. Salita. Da treni merci a quasi aver preso una nave ed essere andati in Sud America facendo autostop di nave, attraversando montagne, foreste, giungle, deserti. Fino a quando abbiamo raggiunto Conakry e ci siamo trovati senza soldi, con i visti scaduti, alcuni confini chiusi, le biciclette rotte e un quasi colpo di stato, e una situazione geopolitica molto tesa. In questo momento difficile, Oliver decise di lasciare il progetto e di dedicarsi al suo grande sogno di diventare alpinista. Questa è l'ultima scena Africana insieme di questo progetto in Africa. Di dire le ultime parole. Le ultime parole? Mi dai questo? Oh cazzo, io che sono dislessico. Ecco che lo chiude. Spero vivamente che Dario ce la faccia, cazzo. Sarei veramente felice. Dopo quasi 6 mesi, Europa, siamo tornati a Firenze. Dopo 6 mesi? Più di 170 giorni, non sono neanche quasi mai. Dal 10 ottobre. Ad agosto 2024 prendo un aereo, direzione Senegal, 1500 km prima rispetto a dove avevo lasciato con Oliver in Guinea Conakry. Si vede fra qualche mese. È il momento, ragazzi, siamo sull'aereo. Questo è il momento in cui ogni sicurezza svana e bisogna sopravvivere con le proprie forze e le proprie capacità. Benvenuti in Africa! Mali che roba! Ho 500 watt e un mi muovo. Marianna Gani. Madonna, ragazzi. E questo è il primo giorno. La cena di stasera è banane, baguette e mango. Questa è l'alimentazione dei campioni, ragazzi. Direzione Gambia! Yes! Ormai sono passati 6 giorni dal mio arrivo in Senegal. È successo di tutto, dai problemi meccanici. Inizia
inizia a essere un po' nuvoloso il tempo. Nella mia direzione potrebbe beccare pioggia nelle prossime ore, ma nulla di preoccupante. Buongiorno amici. Ce la faremo ad attraversare l'Africa in bici. Inizia lo sterrato. Sono veramente gasato, sono felicissimo. Questi posti sono da quando sono bambino che li sogno di esplorarmi, di buttarmi in un'avventura in posti del genere. Ci sono dei momenti in cui mi sembra che tutto possa crollare da un momento all'altro e che ho fatto un progetto troppo difficile per realizzarlo. Poi quando monto sulla bicicletta inizio a buttarmi, a provare e a mettere un tassellino alla volta per completare questo progetto, la mia mente cambia e tutto mi sembra più fattibile e mi gaso. Piove. Come va? Casa. Come Bissau? Italia, Bissau. Capitale. Arrivato a Bissau, decido di aspettare l'approvazione del visto per la Guinea Conakry e che la pioggia si calmi. Così, nell'attesa prendo una barca verso l'isola di Bourbaki, al largo dell'oceano davanti a Bissau. Mamma mia, che roba! Si torna a Bissau, ora c'è il traghetto, lasciano le isole, mi hanno ospitato per 10 giorni. Sto lasciando Bissau, 220 km di strada abbastanza fattibile, sempre in Guinea Bissau, poi svolta verso la giungla, quella vera, quella selvaggia e lì forse dovrò percorrere i 120 km più difficili di tutta la mia vita che abbiamo mai percorso, perché da quello che so è un fiume in piena. C'è qualcuno che mi chiede: Cari, come fai la doccia? Così. Si svolta a sud e da ora in poi inizia l'avventura. Direzione Guinea Conakry, mancano 20 km al confine. Niente, ora sono sempre una strada abbastanza fattibile, anche se ci sono comunque dei punti un po' allagati. Tra una decina di chilometri e poco più inizia la parte difficile. Credo mi fermerò però al villaggio a passarci la notte. Domattina devo trovare 2-3 orette con un buon tempo e tento la traversata. Tuoni, che avventura! Praticamente è un sentierino questa strada, ci si inizia a infilare nella foresta, nella giungla quella vera. Questa strada mi darà molte difficoltà secondo me, vedremo che ostacoli dovremo affrontare nelle prossime ore e che bellezza. Chilometri così è tanta roba. Qui dove cazzo vado? Follia, cazzo. Cazzo. Io la foresta e nessun altro. La bicicletta che secondo me si sta distruggendo, l'attrezzatura che sarà tutta bagnata, anche la parte elettronica. Non è possibile, con le sabbie mobili così. Questa è la deviazione per non fare sti 2 metri d'acqua, ma è una merda. Una cosa va detta: oggi l'avventura non è mancata. Ho passato le ultime 24-48 ore immerso in questa giungla, in questa foresta. Adesso 7-8 km e rientrerò nella civiltà. Tornerò all'asfalto, la gente, le persone, le macchine.
Credo di poterci scrivere un libro su queste ultime 48 ore, è stato incredibile, incredibile, me le ricorderò per sempre. I chilometri passano e raggiungo Conakry, la città dove 18 mesi prima si era stoppato il primo tentativo di attraversata. Una città caotica e complicata come poche. Prendo il visto per la Costa d'Avorio e torno a pedalare. Sono le 7 del mattino, si scappa da Conakry, non ce la faccio più, sono felicissimo di uscire da questa città. Stamattina è uno di quei giorni uno di quei giorni in cui ci metto 3 ore a svegliarmi, 2 ore a smontare la tenda, poche energie, un po' di dolori, un po' di mal di testa. 2 ore dopo aver girato questa clip sono crollato sotto un albero, con febbre altissima, e ci sono restato per più di 2 giorni, da solo e senza cibo, per poi raggiungere una clinica a 13 infiniti chilometri. Lì ho scoperto di avere la malaria. Sono 5-6 giorni con la malaria, mi sto curando, sogno una doccia, sogno di riprendermi. Vivo in tenda, non ho molta fame, ma quel che mangio è il riso in bianco, nient'altro. Comunque fa parte dell'avventura, dai. Marianna Gali. C'è la clinica, questa qua. Sto già molto meglio dalla malaria, molto meglio, sono molto debole, però sto molto meglio e me ne voglio andare qua dalla clinica, li voglio lasciare tranquilli. Sono qua messo illegalmente con questa tenda. Sentite i suoni. Non sono ancora al 100%. Accampato. Mi hanno appena fermato a un posto di blocco dei bastardi di poliziotti. Mi volevano prendere i soldi, ovviamente. Cioè, qua ci sono dei mezzi, tutti senza casco, tutti a caso, robe pericolosissime fanno sulla strada, no? A me mi hanno fermato con la scusa perché non avevo i guantini da ciclismo. Siccome non avevo i guantini, allora infrazione mi dovevo dare i soldi. Prova da matti, niente, ci ho discusso. Un'ora, cazzo, ci ho litigato e ora sono ripartito. Le strade in Guinea sono un'infinita alternanza di tratti sterrati e asfaltati tra le montagne, immersi nella foresta. Nei villaggi più sperduti che incontro, i bambini mi fissano come fossi un alieno. L'ospitalità da queste parti è sacra. Pedalo lentamente per giorni, cercando di recuperare le forze dopo più di 10 giorni di malaria. Sono passati solo 50 giorni dalla mia ripartenza in solitaria e le sfide non sono certo mancate. La sera, steso nella mia tenda, controllo la mia posizione sulla mappa e realizzo quanto immenso sia questo continente. Stanotte ho dormito in un villaggino sperduto qua, in questa foresta, proprio foresta vera. In questo momento, mentre facevo queste salitelle, mi sono davvero reso conto che sto attraversando l'Africa in bicicletta. È incredibile, mancano 295 km ed arriverò al confine con la Costa d'Avorio. Il buongiorno si vede dal mattino di oggi. Attenzione alla traversata di elefanti, scimmie e ippopotami. E dopo 130 km estenuanti oggi, sali scendi, più sali che scendi. Benvenuti a Nanzarecore, l'ultima città della Guinea, poi sarà Costa d'Avorio. Siamo agli ultimi chilometri in Guinea Conakry. L'ho attraversato. Ho attraversato la Guinea Conakry in bicicletta. Siamo in Costa d'Avorio ed è cambiato tutto. Strada della Madonna.
La frontiera è stata facile ma lentissima, lentissima. Stasera ospitato in questo villaggino. Qua ho montato la tenda. Che pregio. Sono riparato qua dalla pioggia. 140 km a Abidjan, nella via più corta. Cacao. Cacao. C'est chocolat. Eccoci ad Abidjan. Oggi qua a Abidjan è stata una giornata distruttiva. Mi hanno rubato il cellulare mentre cavalcavo la bicicletta da una strada all'altra. Gli mi è cascato il mondo addosso. Tutto questo viaggio, tutto questo progetto, tutto questo impegno per realizzare questo sogno, tutto stava per crollare. Ed era crollato tutto per un momento. Passo ora ad una stazione dei militari, poi a una caserma di polizia e mi dicono che non possono farci niente. Vado da una seconda caserma di polizia dove mi ricordo di avere un vecchio cellulare mezzo rotto con cui però riesco a rintracciare la posizione del cellulare rubato. Il capo della polizia mi dice che serve un mandato di cattura e che devo aspettare più di 10 giorni. Poi il colpo di scena. Si avvicina un poliziotto fuori servizio, mi prende il cellulare con la posizione del telefono rubato e torna 2 ore dopo con il mio cellulare. Queste sono le cose che non mi piace molto quando capitano, ecco. Ma succede, fa parte del gioco, dell'avventura. Sono stanco. Sono qua nel cuore del Ghana, 300-400 km dal Benin. Polvere, traffico, macchine, camion. Laggiù 10 km e domani entro in Benin, perché domani mi parte il visto per il Benin. Che roba, che avventura, che bellezza, che libertà. Anche se questo è un viaggio difficile. Oggi ragazzi è il grande giorno, si prova a richiedere il visto per la Nigeria, andrò all'ambasciata, ho un documento falso pure, è abbastanza teso, oggi è una giornata da combattere. Appena uscito dall'ambasciata nigeriana, è una delle esperienze più incredibili della mia vita, ho il visto nigeriano, corruzione, robe, ho pagato un'enormità. In questi giorni qua in Benin sono stato ospitato da un'associazione meravigliosa. Nei scorsi giorni ho spiegato tutta sta burocrazia e oggi riparto. Oggi forse si entra in Nigeria o di lì verso la frontiera, insomma. Nigeria ragazzi, appena partito nei primi 20 km avrò fatto almeno 50 checkpoint, di cui una 10-15 mi hanno dovuto fermare, mi hanno fermato. Alcuni erano dei militari della polizia con le mitragliatrici, altri erano gente così a caso che fermava nelle macchine con i bastoni e se non si fermavano gli spaccavano i vetri delle macchine, quindi era anche insomma gente abbastanza tosta, ma se tutte le strade della Nigeria sono così ci metto 30 anni, non è semplice. Già all'inizio ho capito che non è semplice questo paese. La Nigeria è sempre stato il grande punto interrogativo di tutto questo viaggio. Un paese complesso, imprevedibile e a tratti molto pericoloso. Dal terrorismo nel nord-est del paese con Boko Haram, fino alle milizie locali sul delta del Niger o soprattutto agli innumerevoli rapimenti. Ho passato mesi a studiare la traccia più prudente. Fin da subito ho deciso di accamparmi nei checkpoint di militari o in guest house e chiedere consigli ai locali su come muovermi, strade e orari migliori. Il pericolo più grande saranno e sono i rapimenti. Ho dormito in una stazione di militari per stare al sicuro. Questa qui della Nigeria è una zona a rischio rapimenti. C'è un po' di ansietta, perché tutti mi mettono allerta, tutti i locali, tutti i militari, quindi vuol dire che c'è un pericolo reale. Ti rapiscono. Il rischio di base è di notte, da quello che mi dicono i militari, quindi ora dovrei essere al sicuro. Questo panino in Nigeria costa 50 centesimi. Carne
delle banane, dei biscotti. E questa è la mia cena. Cooking. Yeah. Which drink do you normally take? A chef! Yeah, chef. Ieri sera nella stanza, che tra l'altro era piena di topi, mi sono accorto che non ho abbastanza soldi per raggiungere con le tappe previste il Camerun, e quindi dovrò cercare di andare ancora più forte. The bicycle get first. Can you be able to walk the bicycle? Room tour della stanza più economica che abbia mai pagato in vita mia, €1. Qua c'è il letto, muffa a dismisura, però c'è la luce e l'elettricità sta andando, quindi tanta roba. Vediamo se va il ventilatore. Molto lento, ma va. Ci dovrebbe essere il bagno. Non troppo inviesante, ma insomma. Posto di blocco. Che fatica. Strade sperdute ai confini del mondo. Per uscire dalla Nigeria ed entrare in Camerun non esistono frontiere aperte. Essendo una zona di guerra tra i separatisti del Camerun e il governo camerunense, c'è solo una soluzione. Una pista sperduta tra le montagne e foreste a 1800 metri, quasi priva di controlli, ed è l'unico modo per continuare a scendere verso sud. Suona. Sono 100 giorni che attraverso l'Africa in solitaria da solo e adesso sono qua. Amici, sono stato accolto da questo villaggio e mi hanno dato incredibilmente una stanza, materasso, e qua dormirò stanotte. È incredibile. Che cazzo ci sono finito qua? Qui tengono l'acqua, così, oppure acqua per bere. Mi ha detto per bere. È pulitissima, vabbè. Alla vostra. Good morning. See the place there. You see Bugiano. Yeah. Can you see? This is Yeah. Bugiano. What is this? Maroni. Marroni, brown. My eyes. What Yeah, was the height? This is, Height. huh? This is your height. Yeah, my 1.8. height. Yeah. Is it in millimeter or in what? Centimeter? Yeah, centimeter. Dopo 21 difficili giorni e 1700 km passati in Nigeria, entro in Camerun. Quando ho passato quel maledetto confine, per la prima volta in vita mia ho creduto davvero che il sogno di attraversare l'Africa in bicicletta potesse diventare realtà. Il paese più complicato e difficile di tutti era ormai alle spalle. O almeno così sembrava. Ecco laggiù la civiltà. Pedalando tra foreste infinite e villaggi, incontro un ragazzo appena fuggito dalla guerra che devasta la regione anglofona del Camerun. Decido di intervistarlo, ma il microfono smette di funzionare e perdo tutto l'audio. Mi racconta una storia di violenza, la sua famiglia uccisa, la casa bruciata e una fuga disperata verso un lavoro, una vita, una pace che nel suo paese non troverà mai. Vi potrà sembrare assurdo, ma a volte ci dimentichiamo di essere nati nella parte semplice e privilegiata del mondo, dove perfino sognare è un lusso possibile.
Che albero! Sono al villaggio di frontiera, oggi sono restato qua, mi inizia a salire un bel po' di mal di testa, ho le sensazioni che avevo quando avevo la malaria, speriamo un bene. Vedo di dormire e domattina svegliarmi più forte che mai. Sono ufficialmente uscito dal Camerun, ho fatto il timbro, i poliziotti, i militari erano stragentili. Nei scorsi giorni non sono stato molto bene, ho avuto problemi di febbre, mal di testa, mal di pancia. Uno può passare la guardia che dice attraversato Nigeria, Camerun, paesi del genere e ormai è fatta la mezza sega. Ancora siamo a metà dell'opera. Lascio la frontiera, ho fatto tutti i timbri e si entra in Congo. Salute. Oggi è il giorno di Natale, ho passato in questa piccola cittadina barra villaggio qua in Congo, dove mi sono ripreso negli scorsi giorni da il virus che ho avuto. Ho avuto febbre, tutto, ma adesso sto meglio. Una giornata come le altre, è il secondo Natale che passo in Africa. Sono passati 4 mesi da quando sono partito, da questa ripartenza dal Senegal che sto attraversando l'Africa in solitario. Domani si riparte, direzione Equatore. Cosa mangio per pranzo? Pezzettino di baguette e nient'altro. Non c'è nulla. Ci stanno i gorilla qua. 60 km dall'equatore. Ci ho messo 2 anni per arrivarci all'equatore. Da Firenze. E non è il problema di metterci, quanto ci metti, chilometri fatti. Cazzo di esperienza. Questi 2 anni è successo di tutto. Monumento dell'Equatore. La strada delle farfalle questa è. Di aver sbagliato strada, non capisco dove devo andare. Mi sono perso 20 volte, stradine, sentierini, non ci capivo veramente niente. Dei locali mi dicono che questa è la strada principale, quindi dovrei essere sulla strada giusta. Guardate là. Sono veramente nel nulla. Vedo una persona da almeno 4 ore. Probabilmente ho sbagliato strada. Dalla mappa non esiste questa strada qua. Per farvi capire la moto. Il fango. Guardate lì. Non capisco dove sono. Questo posto sulle mappe non esiste. Laggiù vedo lontanissime delle abitazioni, quindi spero che... Dici come messo? Tutto messo. Arrivato nel sud del Congo, per caso incontro un ragazzo con la bicicletta partito anni prima dall'Olanda, detto Mr. Wong. Decidiamo di proseguire per qualche giorno insieme. In 2 giorni raggiungiamo la frontiera angolana, in un piccolo sentiero tra la giungla. Si stanno allagando. Dopo qualche giorno incontriamo Francisco, un ragazzo portoghese che si aggiunge alla ciurma fino a Luanda, la capitale dell'Angola. Mi trovo a un club navale dove mi sono accampato. Ci sono anche altri viaggiatori qua. Ho conosciuto un po' di gente. Tutte storie incredibili.
le 5 del mattino si inizia a preparare e si inizia a salutare questa città. È il momento di ripartire. Bicicletta sistemata, attrezzatura quasi tutto pronto, smonto la tenda e lasciamo questo posticino. Sono stato davvero bene qua. E ho incontrato un casino di viaggiatori incredibili che mi hanno raccontato un casino di storie incredibili che mi hanno ispirato tantissimo. Ora è solo il momento di direzione profondo sud. Ancora la città non si è svegliata. Bom dia. Vai pra onde? Non parla portoghese. Okay, where are you going? Oh, South Africa. Okay, good luck. Enjoy. Che meraviglia. Questi sono i momenti da immortalare. Bicicletta, mare, spot della Madonna, tendina della montata. Cosa più importante, fagioli, tonno e in quel sacchetto c'è il pane. Qualcuno ci crederà, qualcuno no. Ho forato. La prima volta dal Senegal a qua. Dormivo bene? Tutto bene, tutto bene. Ok, bravo. Allora, amico, ho creato dalla sua isla passaporto per creare tardi, Ok. Mi sta scortando la polizia. Scopro che hanno ricevuto l'ordine da un importante capo della polizia di scortarmi H24 fino al confine namibiano. Per giorni restano attaccati a me e mi fanno dormire nelle loro caserme di polizia. La mia libertà era ostacolata. A 200 km dal confine namibiano arrivo al limite e scappo, raggiungendo il penultimo stato di questa odissea. Ho trovato un riparo. La tempesta. Penso l'infinito e oltre. Ultimi giorni in Angola ormai. 140 km e raggiungo la Namibia. Ecco, siamo in Namibia. Tutto completamente diverso. Supermercati. Sembra di essere negli Stati Uniti, anche se non ci sono mai stato. Posso dire? Impressionante. Cambiamento impressionante di questo viaggio, l'entrata in Namibia. Vedete quel camion lì? Mi ha appena puntato una pistola il camionista. Mi ha quasi ucciso, mi ha fatto quasi cascare dall'altro lato della strada. E l'uomo è incazzato, si è fermato alla testa strada e mi ha puntato la pistola. L'ho visto di fuori. L'ho visto. Quei ragazzi mi hanno appena dato dei soldi. Questo tramonto non è niente male. Wow. Stamattina la sveglia me l'hanno data degli scorpioni giganti. Se te lo trovi nella scarpa, quello lì è finita. E qui ci si butta nell'avventura. La bicicletta pesa un macigno con cibo e acqua. E tra l'altro non ho cibo per 3 giorni. E io in realtà il prossimo cibo sulla carta lo trovo tra 3 giorni. Oggi è giornata devastante, vento, sabbia, non abbastanza acqua. Nuova luce, nuovo giorno. Guardate che pista. Guarda lì che roba, oh. Illuminazione divina. Si sprofonda su questa sabbia, guarda là. Iniziare la giornata così, 10 km passa per ora, tutto a spingere la bicicletta, non sono ancora montato. Non ho più acqua. Oggi ho deciso di pedalare un po' di notte, visto che le temperature sono più basse e non c'è vento. Speriamo di non incontrare qualche leopardo. Che roba incredibile!
Questa è la cosa più incredibile che abbia mai visto in vita mia. Guardali! Che cazzo di figata! Sembra di stare sulla luna. La strada. Guardate che tramonto dalla mia tendina. Sto il giorno a spingere la bicicletta nella sabbia, controvento, in questo deserto con queste piccole montagnine che mi accompagnano all'orizzonte. I cieli stellati della Namibia sono qualcosa di magico. Sono veramente grato e felice di essere in questo posto. È tutto bellissimo. È tutto bellissimo, anche se inizio a essere stanchino. Arrivato nel sud-ovest della Namibia, la mia ruota posteriore cede completamente. Riesco dopo ore di attesa a prendere un passaggio in una jeep di canadesi fino al villaggio di Aus, a 47 km di distanza. Dopo qualche giorno trovo la soluzione. Una vecchia ruota che un signore stava buttando, la risistemo e riparto più carico che mai. Si vola verso il profondo sud. E siamo vicini al Sudafrica, siamo vicini. Primo giorno in Sudafrica, prima pedalata in Sudafrica, l'ultimo paese. Mi sembra surreale fare questo video. Questa tenda su un sottopasso qua, a 1 centimetro da me c'è la strada principale e se alzo la testa vedo tutto il cielo stellato e le luci del tramonto. Qualcosa di veramente indescrivibile. E tutto ancora più valore se penso che questo viaggio sta per terminare, anche se ne sta per iniziare uno magari ancora più grande, ancora più bello, ma questo è stato il primo. Questa è stata la mia prima grande avventura in solitaria della mia vita. Ho 21 anni ed è questo che voglio fare nella vita. Sta succedendo una cosa magica. Il punto più sud dell'Africa è sempre più vicino e il Sudafrica mi fa il regalo di darmi il vento a favore. Woohoo! 100 km a Kepagulas. Questa, amici miei, è l'ultima notte prima di raggiungere il punto più a sud dell'Africa. Non ci credo minimamente a che sono qua, invece sono qua. 78 km e raggiungo il mio grande sogno di attraversare l'Africa in bicicletta. Follia. Ci sono stati davvero tanti momenti in cui ho pensato che questo viaggio, questo progetto per me fosse impossibile. Invece adesso sono qua. Domani pedalo 78 km e raggiungerò il punto più a sud dell'Africa. Dopo quell'oceano che vedrò davanti a me ci sarà solo l'Antartide. Sono 7 mesi
che sono da solo in Africa io. Me ne sono successe di tutti i colori. Un video non potrà mai rendere nulla. È veramente stata un'odissea. Meno 5 chilometri, non vedevo l'oceano da 3-4 mila chilometri. Punto più a sud dell'Africa.